Lezione 1. Rimanere in forma e risparmiare denaro. Stavo pensando a come mantenermi in forma e risparmiare denaro allo stesso tempo. Qualche idea? Questo è un grande obiettivo. Un'opzione è prendere in considerazione attività all'aperto come fare jogging o andare in bicicletta. Sono efficaci per raggiungere i millennial e sono sempre online. Sembra un buon piano. Le attività all'aperto non solo aiutano a migliorare la forma fisica, ma offrono anche l'opportunità di godersi la natura e cambiare scenario. Assolutamente. Inoltre, di solito non ci sono costi associati alle attività all'aperto come fare jogging o andare in bicicletta. È un modo economico per rimanere in forma e attivi. Questo è vero. Un'altra opzione è cercare corsi di allenamento online o app di fitness. Molte piattaforme offrono programmi di esercizi gratuiti o convenienti che puoi seguire comodamente da casa tua. È un ottimo suggerimento. Gli allenamenti online offrono praticità e flessibilità. Puoi scegliere l'orario più adatto a te e allenarti al tuo ritmo. Precisamente. Puoi risparmiare sugli abbonamenti in palestra o sulle lezioni di fitness pur avendo accesso a una guida professionale e a un'ampia varietà di routine di allenamento. Lezione 2. Nutrizione e gruppi muscolari alternati. Ci siamo concentrati sull'esercizio fisico, ma che dire dell'alimentazione? È un aspetto essenziale per mantenere uno stile di vita sano. Hai assolutamente ragione. Una corretta alimentazione gioca un ruolo cruciale nel nostro benessere generale. È importante alimentare il nostro corpo con i nutrienti giusti. Esattamente. Una dieta equilibrata che includa una varietà di frutta, verdura, cereali integrali, proteine magre e grassi sani è fondamentale per garantire l'assunzione delle vitamine e dei minerali necessari. Questo è corretto. È anche importante rimanere idratati bevendo una quantità adeguata di acqua durante il giorno. L'acqua aiuta la digestione, il metabolismo e la funzione generale del corpo. L'idratazione è davvero fondamentale. Un altro aspetto da considerare è il controllo delle porzioni. È importante prestare attenzione alle porzioni di cibo per evitare di mangiare troppo e mantenere un peso sano. Assolutamente. È facile perdere di vista le dimensioni delle porzioni, soprattutto quando si mangia fuori o si mangiano cibi confezionati. Conoscere le dimensioni delle porzioni può aiutarci a fare scelte più informate. Insieme all'alimentazione, non dimentichiamo l'importanza dell'alternanza dei gruppi muscolari durante l'esercizio. Permette un corretto recupero muscolare e previene le lesioni da uso eccessivo. Hai assolutamente ragione. L'alternanza dei gruppi muscolari è un modo efficace per garantire che ogni gruppo muscolare riposi a sufficienza tra gli allenamenti. Promuove uno sviluppo muscolare equilibrato e riduce il rischio di affaticamento o lesioni. Questo è corretto. Ad esempio, se un giorno hai allenato la parte superiore del corpo, concentrati sugli esercizi per la parte inferiore del corpo il giorno successivo. In questo modo, dai ai muscoli precedentemente allenati il tempo di riprendersi. Esattamente. Alternando i gruppi muscolari, possiamo continuare ad allenarci regolarmente senza affaticare eccessivamente muscoli specifici. Consente una routine di fitness più sostenibile ed efficace. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra alimentazione ed esercizio fisico per supportare i nostri obiettivi generali di salute e fitness. Prestando attenzione a entrambi gli aspetti, possiamo ottimizzare il nostro benessere. Lezione 3. Selezioni uniche nei negozi. Hai mai notato che ogni negozio può avere una selezione unica di forniture? Sì,
L'ho notato anch'io. È interessante come diversi negozi soddisfino le diverse esigenze dei clienti. Assolutamente. Ci dà la possibilità di esplorare e scoprire nuovi prodotti. Questa è una buona idea. Ci incoraggia a uscire dalle nostre zone di comfort e provare qualcosa di nuovo. Esattamente. Credo che sia importante abbracciare la varietà nella nostra vita. Mantiene le cose entusiasmanti e ci aiuta ad espandere le nostre conoscenze ed esperienze. Questo è vero. Inoltre, è un ottimo modo per sostenere le imprese e gli artigiani locali. Anzi, acquistando da loro, contribuiamo alla crescita della comunità. E potremmo imbatterci in articoli unici e di alta qualità che non troveremmo altrove. Questo è il bello dello shopping in diversi negozi. Abbiamo accesso a una vasta gamma di prodotti. Assolutamente. È come andare a caccia al tesoro ogni volta che entriamo in un nuovo negozio. Sono completamente d'accordo. È affascinante vedere quali tesori riusciamo a trovare. Ci incoraggia inoltre ad apprezzare l'artigianalità e la creatività dietro ogni prodotto. Sicuramente. Veniamo a conoscenza delle storie e delle ispirazioni dietro gli articoli che acquistiamo. Aggiunge profondità e significato alle nostre esperienze di acquisto. Assolutamente. Quindi, continuiamo a esplorare e sostenere i negozi unici della nostra zona. Concordato. È una situazione vantaggiosa per noi e per le imprese locali. Sicuramente. Prendiamo l'abitudine di scoprire prodotti nuovi ed entusiasmanti. Non vedo l'ora di iniziare la nostra prossima avventura di shopping. Anche io. Teniamo gli occhi aperti per scoprire le gemme nascoste della nostra città. Assolutamente. C'è sempre qualcosa di nuovo ed eccitante che aspetta di essere scoperto. Lezione 4. Ultimi consigli per un viaggio di successo. Hai qualche ultimo consiglio per un viaggio di successo? Sì, lo so. Un'abilità importante da avere è l'adattabilità. Questo è vero. Essere in grado di adattarsi a situazioni diverse può fare una grande differenza. Assolutamente. Le cose potrebbero non andare sempre come previsto, ma se rimaniamo flessibili, possiamo comunque fare un ottimo viaggio. Sono d'accordo, è importante disporre di un piano di riserva ed essere aperti ai cambiamenti. Un altro consiglio è quello di fare qualche ricerca sugli usi e costumi locali. Questo è un buon punto. Il rispetto della cultura locale può aiutarci a entrare in contatto con le persone e rendere il nostro viaggio più significativo. Sicuramente. Inoltre ci aiuta a evitare malintesi o offese involontarie. Vero. E non dimentichiamo di fare i bagagli leggeri. Rende i viaggi molto più comodi. Assolutamente. Porta solo l'essenziale ed evita gli oggetti inutili. Un'altra abilità utile è la navigazione. Acquisisci familiarità con il sistema di trasporto locale. Giusto. Sapere come spostarci in modo efficiente può farci risparmiare molto tempo e stress. E non abbiate paura di chiedere aiuto se necessario. La gente del posto è generalmente amichevole e disponibile ad aiutare.
Questo è un buon punto. Interagire con la gente del posto può anche fornirci informazioni e consigli preziosi. Assolutamente. Conoscono i migliori luoghi nascosti e le attrazioni locali. Infine, mantieni una mente aperta e abbraccia nuove esperienze. Viaggiare significa espandere i nostri orizzonti. Non potrei essere più d'accordo. Affrontiamo i nostri viaggi con curiosità e voglia di imparare. Lezione 5. Pianificare una riunione per trarre ispirazione. Hai già programmato un incontro per trovare ispirazione? Non ancora, ma ho intenzione di farlo. È sempre piacevole avere nuove idee e prospettive. Sono d'accordo, circondarci di persone creative e stimolanti può alimentare la nostra creatività. Sicuramente. È importante cercare opportunità per imparare e crescere. Assolutamente. Dovremmo rivolgerci a persone che hanno raggiunto ciò a cui aspiriamo. Questa è una buona idea. Imparare dalle loro esperienze può fornire informazioni preziose. E anche partecipare a workshop o seminari relativi ai nostri interessi può essere utile. Vero. Ci consente di acquisire nuove competenze e conoscenze in un ambiente strutturato e mirato. Inoltre, leggere libri o articoli scritti da esperti nel nostro campo può fornire ispirazione. Non potrei essere più d'accordo. I libri hanno il potere di trasportarci in mondi diversi e di espandere le nostre prospettive. Questo è vero. Possono stimolare la nostra immaginazione e accendere nuove idee. Un altro modo per trovare ispirazione è esplorare diverse forme d'arte, come visitare musei o assistere a concerti. Assolutamente. L'arte ha un modo di toccare le nostre anime ed evocare emozioni. E non dimentichiamo la natura. Trascorrere del tempo all'aperto può essere incredibilmente stimolante. Questo è un ottimo punto. La natura ci offre bellezza, tranquillità e un senso di meraviglia. Quindi, diamo priorità a programmare quell'incontro per trarre ispirazione ed esplorare varie strade per alimentare la nostra creatività. Concordato. Cerchiamo opportunità per imparare, crescere e circondarci di ispirazione. Così facendo, continueremo a evolverci e ad apportare nuove idee al nostro lavoro e alla nostra vita. Sono entusiasta di vedere dove ci porterà la nostra nuova ispirazione. Lezione 6. Notifiche sensate. Hai notato come alcune notifiche sui nostri telefoni non sembrano avere alcun senso? Sì, l'ho sperimentato anch'io. Può essere piuttosto frustrante. Esattamente. Voglio dire, che senso ha ricevere notifiche che non forniscono informazioni utili? Sono completamente d'accordo. Sarebbe molto più utile se le notifiche fossero pertinenti e significative. Sicuramente. Penso che gli sviluppatori dovrebbero concentrarsi sulla creazione di notifiche che aggiungano valore alla nostra vita. Assolutamente. Sarebbe fantastico se potessimo personalizzare le nostre impostazioni di notifica per ricevere solo quelle che sono importanti per noi. Questa è un'ottima idea. La personalizzazione renderebbe le notifiche molto più efficaci. Inoltre, contribuirebbe a ridurre l'enorme numero di notifiche che riceviamo quotidianamente.
Questo è vero. A volte, mi sembra che il mio telefono sia costantemente pieno di notifiche di cui non ho davvero bisogno. Posso capirlo. È importante che gli sviluppatori trovino un equilibrio tra tenerci informati e sommergerci di notifiche. Sicuramente. Migliorando la qualità e la pertinenza delle notifiche, possiamo migliorare la nostra esperienza utente complessiva. Assolutamente. Renderebbe la nostra vita più facile e produttiva se ricevessimo notifiche davvero importanti. Non potrei essere più d'accordo. Speriamo che gli sviluppatori ne tengano conto e rendano le notifiche più significative. Sì, speriamo in un futuro in cui le notifiche siano intelligenti, pertinenti e davvero utili. Assolutamente. Renderebbe l'utilizzo dei nostri telefoni un'esperienza molto più piacevole ed efficiente. Non potrei essere più d'accordo. È tempo che le notifiche facciano un passo avanti e diventino strumenti davvero preziosi. Ben detto, Anna. Verso un futuro pieno di notifiche sensate. Lezione 7. Festeggiamo con una grande cena e scambio di regali. Le festività natalizie si avvicinano e non posso fare a meno di pensare a come festeggiamo. Sì, è un periodo meraviglioso dell'anno. Come festeggiate di solito durante le feste? Beh, io e la mia famiglia cuciniamo una grande cena insieme e ci scambiamo regali. Sembra adorabile. Cucinare una cena abbondante è un ottimo modo per riunire famiglia e amici. Sicuramente lo è. Tutti contribuiamo al pasto e diventa uno sforzo collaborativo. Questo è meraviglioso. Mi piace il senso di unione che deriva dal cucinare e condividere un pasto. E lo scambio di regali è un'altra tradizione che seguiamo. È un modo per mostrare il nostro amore e apprezzamento reciproco. Sono d'accordo, fare e ricevere regali può essere un modo significativo per esprimere la nostra gratitudine e affetto. Assolutamente. È sempre commovente vedere la gioia sul volto di qualcuno quando riceve un regalo premuroso. Lo è davvero. L'atto di dare può portare tanta felicità, sia a chi dà che a chi riceve. Questo è molto vero. È una tradizione che aggiunge un ulteriore livello di eccitazione e calore alle festività natalizie. Non potrei essere più d'accordo. Festeggiare con una grande cena e scambiarsi regali crea ricordi preziosi. Anzi, è il momento di riunirsi, gustare cibi deliziosi e mostrare il nostro amore reciproco. Lezione 8. Una passione condivisa per i programmi TV. Sono contento che condividiamo la stessa passione per i programmi TV. È un ottimo argomento di conversazione. Assolutamente. Adoro discutere e analizzare gli ultimi episodi o anche consigliarmi gli spettacoli a vicenda. Anche io. È emozionante approfondire i dettagli, condividere teorie e discutere dello sviluppo del personaggio. È come far parte di una comunità, in cui possiamo entrare in contatto con altre persone che hanno interessi simili. Esattamente. I programmi televisivi sono diventati un fenomeno culturale e forniscono un terreno comune per le conversazioni. E ce n'è per tutti i gusti. Dai film polizieschi alle serie fantasy, c'è uno spettacolo per tutti i gusti.
Questo è il bello. Possiamo esplorare generi diversi e scoprire nuove storie e prospettive. E grazie alle piattaforme di streaming, abbiamo accesso a una vasta libreria di spettacoli da tutto il mondo. È incredibile come i programmi TV si siano evoluti e siano diventati più diversificati e inclusivi. Assolutamente. Hanno il potere di intrattenere, educare e persino innescare conversazioni importanti. Questo è vero. Possono affrontare le questioni sociali e promuovere l'empatia e la comprensione. È affascinante come uno show televisivo possa catturare la nostra attenzione e farci coinvolgere emotivamente dai personaggi. Anzi, è una testimonianza del potere della narrazione e del talento di scrittori, registi e attori. Non potrei essere più d'accordo. Le serie TV sono diventate una parte significativa della nostra cultura e una fonte di ispirazione. Ben detto, Anna. Ecco molte altre conversazioni coinvolgenti sui nostri programmi TV preferiti. Lezione 9. Letti separati. Penso che sarebbe meglio se avessimo letti separati. In questo modo avremo il nostro spazio. Capisco. Avere letti separati può offrire maggiore comfort e spazio personale. Sì, è essenziale dormire bene la notte per essere produttivi durante il giorno. Possiamo organizzare la camera con 2 letti separati per comodità. Sembra una soluzione pratica. Ci darà zone notte individuali. Possiamo anche scegliere materassi e cuscini adatti alle nostre preferenze personali. Giusto. Una biancheria da letto confortevole è importante per un sonno riposante. Inoltre, avere letti separati ci consente di avere diverse routine del sonno senza disturbarci a vicenda. Esattamente. Abbiamo tutti schemi di sonno diversi e in questo modo possiamo mantenere i nostri orari. È importante dare priorità alle nostre esigenze individuali per uno stile di vita sano ed equilibrato. Concordato. I letti separati ci forniranno lo spazio e il comfort di cui abbiamo bisogno. Lezione 10. Rinfrescarsi. Ho una riunione mattutina e vorrei rinfrescarmi prima che inizi. Questa è una buona idea. È importante sentirsi e apparire al meglio durante le riunioni importanti. Sì, una rapida routine di doccia e toilettatura può fare un'impressione positiva. Puoi anche scegliere un abito appropriato che rifletta la professionalità. Assolutamente. Vestirsi in modo appropriato dimostra rispetto e attenzione ai dettagli. Non dimenticare di lavarti i denti e usare il collutorio per un alito fresco. Ottima osservazione. Il mantenimento dell'igiene orale è fondamentale per una comunicazione efficace. Se hai tempo, puoi anche rivedere l'ordine del giorno della riunione e preparare tutti i documenti necessari. Sì, essere ben preparato mi aiuterà a contribuire efficacemente durante la riunione. E ricordati di arrivare qualche minuto prima per sistemarti ed essere pronto. Giusto. La puntualità dimostra professionalità e rispetto per il tempo altrui. Sono sicuro che te la caverai alla grande durante la riunione. Buona fortuna! Grazie, apprezzo il tuo supporto. Lezione 11. Hobby e lettura.
Hai altri hobby, Anna? Beh, mi piace leggere romanzi di finzione. Mi portano in mondi diversi e stimolano la mia immaginazione. Tu che ne dici, John? Leggere è fantastico. È un modo fantastico per ampliare il tuo vocabolario e migliorare le tue abilità linguistiche. Assolutamente. Inoltre, è un modo meraviglioso per rilassarsi e distendersi dopo una lunga giornata. Non potrei essere più d'accordo. Non c'è niente di meglio che perdersi in una storia vincente. È vero. Trovo affascinante come i libri possano trasportarci in epoche diverse o addirittura in regni magici. Questo è il bello della letteratura. Ci permette di sperimentare cose che vanno oltre la nostra realtà. Esattamente. E non si tratta solo di intrattenimento, i libri possono anche insegnarci lezioni preziose e darci nuove prospettive. Assolutamente. La lettura può ampliare i nostri orizzonti e aiutarci a comprendere culture e punti di vista diversi. Ecco perché cerco sempre di leggere libri di autori e generi diversi. Mi aiuta ad acquisire una comprensione più profonda del mondo. Ottimo approccio, Anna. È importante avere un elenco di letture diversificato per esplorare temi e idee diversi. Sicuramente. Allora, qual è l'ultimo libro che hai letto, John? Di recente ho terminato un romanzo di fantascienza intitolato The Martian. È stata un'avventura emozionante ambientata su Marte. Oh, ne ho sentito parlare. Sembra affascinante. Lo aggiungerò alla mia lista di letture. Lo consiglio vivamente. L'autore ha fatto un lavoro fantastico nel fondere scienza e suspense. Ci proverò sicuramente. Grazie per la raccomandazione, John. Benvenuta, Anna. Spero che ti piaccia tanto quanto è piaciuto a me. Lezione 12. Room Makeover. Sembra un piano. Sono felice di aiutarti con il rifacimento della tua stanza, Anna. Grazie John. Apprezzo molto la tua assistenza. Era da un po' che volevo dare un nuovo look alla mia stanza. È un piacere per me, Anna. Mi piace il design degli interni e sono felice di aiutarti a trasformare il tuo spazio. Questo è meraviglioso. Ho raccolto alcune idee e ispirazioni da riviste e piattaforme online. Questo è un ottimo punto di partenza. È sempre utile avere un'idea di come vuoi che sia la tua stanza. Sì, sono d'accordo. Ho preferito uno stile accogliente e minimalista con colori neutri e texture naturali. Sembra adorabile. Un design accogliente e minimalista può creare un'atmosfera rilassante e invitante. Esattamente. Voglio che la mia camera sia un rifugio tranquillo dove posso rilassarmi e ricaricarmi. Penso che sia un grande obiettivo. Possiamo iniziare riordinando e organizzando il tuo spazio per creare un ambiente pulito e sereno. Questa è una buona idea. Ho alcuni articoli che non mi servono più, quindi il riordino aiuterà a creare più spazio. Assolutamente. È importante avere un ambiente privo di ingombri per promuovere un senso di tranquillità. Una volta riordinato, possiamo concentrarci sulla scelta di mobili e decorazioni in linea con lo stile che ho in mente.
Questa è la parte divertente. Possiamo esplorare diversi negozi e siti web per trovare pezzi che si adattino alla tua visione. Sono davvero entusiasta dell'intero processo. Non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Anch'io sono emozionata, Anna. Sarà un progetto gratificante e sono sicuro che la tua stanza sarà magnifica. Lezione 13. Pulizia e controllo. Se decidi di provarlo, assicurati di controllare la pulizia del posto. Assolutamente, John. La pulizia è essenziale, soprattutto quando si prova qualcosa di nuovo. È importante garantire che l'ambiente sia pulito e ben mantenuto per evitare potenziali problemi di salute. Sì, sono completamente d'accordo. La pulizia dovrebbe essere una priorità assoluta in qualsiasi luogo che visitiamo o proviamo. Prima di intraprendere qualsiasi attività o visitare una nuova sede, prenditi un momento per valutare gli standard di pulizia. È un buon consiglio, John. È sempre meglio prevenire che curare. Esattamente. Prestare attenzione alla pulizia generale, alle pratiche igieniche e alle condizioni delle strutture. Inoltre, è una buona idea leggere le recensioni o chiedere consigli da fonti attendibili. Sì, le recensioni e i consigli possono fornire informazioni preziose sulla pulizia e sulla qualità di un luogo. Questo è vero. Le esperienze di altre persone possono aiutarci a guidare il nostro processo decisionale. E non esitate a fare domande o chiedere chiarimenti in caso di dubbi sulla pulizia. Sicuramente. È importante disporre di tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata. Dando priorità alla pulizia, possiamo garantire un'esperienza sicura e piacevole ovunque andiamo. Lezione 14. Durata del soggiorno. Ottima domanda, Anna. La durata del soggiorno può variare a seconda delle circostanze e delle preferenze personali. Sì, è importante considerare per quanto tempo prevedi di rimanere in un determinato luogo o di dedicarti a un'attività. Ad esempio, quando si viaggia, la durata del soggiorno può dipendere da fattori come il tempo disponibile, il budget e l'esperienza desiderata. Questo è vero. Alcune persone potrebbero preferire viaggi più brevi verso più destinazioni, mentre altre potrebbero preferire soggiorni più lunghi in un'unica località. Esattamente. I viaggi più brevi possono permetterti di visitare più luoghi e scoprire una varietà di culture e attrazioni. D'altra parte, soggiorni più lunghi possono darti un'immersione più profonda in un luogo specifico, permettendoti di esplorarlo più a fondo. Vale anche la pena considerare lo scopo del soggiorno. Se si tratta di un viaggio d'affari, la durata può essere determinata dalla durata delle riunioni o delle conferenze. Questo è un buon punto. Lo scopo del viaggio può influenzare la durata del soggiorno. Allo stesso modo, quando si svolgono attività o hobby, la durata del soggiorno può dipendere da fattori quali le preferenze personali e il tempo disponibile. Sì, alcune attività potrebbero richiedere un impegno di tempo più breve, mentre altre potrebbero richiedere periodi più lunghi per divertirsi e partecipare appieno. In definitiva, la durata del soggiorno è una decisione personale basata su circostanze e preferenze individuali. Questo è vero. È importante considerare vari fattori e scegliere una durata in linea con i tuoi obiettivi e interessi.
Che si tratti di una breve visita o di un soggiorno a lungo termine, la chiave è sfruttare al massimo il tempo e creare esperienze significative. Lezione 15. Strategia di rete. Assolutamente. Ho stretto ottimi contatti durante l'evento. Qual era la tua strategia di networking? Questo è fantastico. La mia strategia di networking prevedeva alcuni elementi chiave. Per favore condividi. Mi piacerebbe sapere cosa ha funzionato per te. Per prima cosa, ho preparato un elevator pitch per presentare me stesso e il mio background professionale in modo conciso. Questo è un approccio intelligente. Un elevator pitch ben fatto può fare una buona prima impressione. Ho anche creato un elenco di persone specifiche con cui volevo entrare in contatto e ho studiato il loro background. La ricerca preventiva mostra il tuo interesse e ti aiuta a impegnarti in conversazioni significative. Durante l'evento, ho ascoltato attivamente gli altri, e ho posto domande aperte per incoraggiare il dialogo. L'ascolto attivo è fondamentale per costruire connessioni e comprendere le prospettive degli altri. Mi sono assicurato di scambiare le informazioni di contatto e di seguire con email personalizzate in seguito. Il monitoraggio è fondamentale per coltivare le relazioni e rimanere sul radar delle persone. Infine, ho partecipato a workshop pertinenti, e ho partecipato a discussioni di gruppo per espandere la mia rete. Questa è un'ottima strategia. Impegnarsi in attività consente di incontrare professionisti che la pensano allo stesso modo. Lezione 16. Domande benvenute. Siete i benvenuti. Fatemi sapere se avete domande. Grazie per l'aiuto. Apprezzo la tua disponibilità ad aiutare. Nessun problema, sono qui per supportare il tuo percorso di apprendimento. È molto gentile da parte tua. Ti contatterò sicuramente se ho bisogno di chiarimenti. Ti incoraggio a fare domande ogni volta che trovi qualcosa che non capisci. Lo terrò a mente. Avere qualcuno a cui porre domande semplifica il processo di apprendimento. Assolutamente. Fare domande aiuta ad approfondire la comprensione e chiarisce ogni confusione. Va bene se faccio domande anche se sembrano semplici o basilari? Certo. Non ci sono domande stupide quando si tratta di imparare. Questo è rassicurante. A volte esito a chiedere perché temo che possa essere troppo ovvio. Non preoccuparti di questo. Fare domande dimostra la tua curiosità e il tuo impegno nell'apprendimento. Grazie per l'incoraggiamento. Mi assicurerò di chiedere chiarimenti ogni volta che sarà necessario. Questo è lo spirito. Ricorda che l'apprendimento è un viaggio e le domande ne sono una parte essenziale. Apprezzo il tuo supporto e la tua guida. Mi rende più fiducioso nel mio processo di apprendimento. Sono felice di sentirlo. Continuate così e non esitate a chiedere ogni volta che avete bisogno di aiuto. Lezione 17. Buona fortuna con le applicazioni. Anna, ho sentito che stai facendo domanda per nuovi lavori. Come sta andando il processo? È stata una sfida, ma rimango ottimista. Ho inviato alcune candidature e ora aspetto le risposte.
È fantastico sentirlo. Ti auguro buona fortuna con le tue candidature. Grazie John. Apprezzo il tuo supporto. Significa molto per me. Sei una persona talentuosa e laboriosa, Anna. Sono sicuro che troverai presto l'occasione giusta. Lo spero anch'io. È un mercato del lavoro competitivo, ma sono determinato a trovare una posizione adatta alle mie capacità e ai miei interessi. Rimani concentrato e continua a perfezionare il tuo curriculum e le lettere di presentazione. Sono sicuro che i tuoi sforzi saranno ripagati. Lo farò, John. Mi sto anche preparando per i colloqui e facendo ricerche sulle aziende che mi interessano. Questo è un approccio intelligente. Essere ben preparati aumenterà la tua fiducia durante le interviste. Assolutamente. Grazie per l'incoraggiamento, John. È motivante avere qualcuno che fa il tifo per me. Ti meriti tutto il supporto, Anna. Credo nelle tue capacità e sono qui per aiutarti in ogni modo possibile. Lezione 18. Servizio di ride sharing. Anna, hai mai usato un servizio di ride sharing? Sì, l'ho fatto. È molto utile, soprattutto quando vado di fretta o viaggio in luoghi sconosciuti. Sembra conveniente. Come funziona esattamente? Basta scaricare l'app di ride sharing sul telefono, creare un account e richiedere una corsa ogni volta che ne hai bisogno. È sicuro da usare? Ho sentito opinioni contrastanti sui servizi di ride sharing. Come ogni mezzo di trasporto, è essenziale prendere precauzioni. Assicurati di verificare i dati del conducente e di controllare le recensioni prima di prenotare una corsa. Questo è un buon consiglio. Lo terrò a mente. Ci sono app specifiche per il car sharing che consigliate? Le app di ride sharing più popolari sono Uber e Lyft. Entrambe hanno una grande presenza e offrono servizi affidabili in molte città. Puoi scaricare entrambe le app, creare un account e iniziare a utilizzare il servizio. Grazie per la raccomandazione, Anna. Proverò una di quelle app per il mio prossimo viaggio. Benvenuto, John. È un modo comodo e spesso conveniente per spostarsi. Assicurati solo di pianificare le tue corse in anticipo e fai attenzione all'aumento dei prezzi nelle ore di punta. Lo terrò a mente. Apprezzo la tua guida, Anna. È sempre utile conoscere nuovi servizi. Lezione 19. Efficienza in cucina. Anna, stavo pensando a come migliorare la nostra efficienza in cucina. Può diventare piuttosto caotico durante la preparazione dei pasti. Sono completamente d'accordo, John. È importante snellire i nostri processi e rendere le cose più gestibili. Cosa suggerisci di fare? Cominciamo organizzando i nostri utensili e utensili da cucina. Dovremmo avere luoghi designati per tutto in modo da poter trovare facilmente ciò di cui abbiamo bisogno. Ottima idea, John. Mantenendo tutto al posto giusto, non perderemo tempo a cercare le cose quando ne avremo bisogno. Esattamente. Ora passiamo agli elettrodomestici da cucina. Dovremmo pulirli e mantenerli regolarmente per assicurarci che funzionino in modo efficiente. Concordato.
Una manutenzione regolare aiuterà a prevenire eventuali guasti imprevisti e ci salverà dalle frustrazioni dell'ultimo minuto. Successivamente, dovremmo pianificare i nostri pasti in anticipo. In questo modo, possiamo creare una lista della spesa e acquistare tutti gli ingredienti necessari contemporaneamente, invece di fare più viaggi al supermercato. È un approccio intelligente, John. Fa risparmiare tempo e ci assicura di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno quando iniziamo a cucinare. Infine, possiamo dividere i compiti di cottura tra noi due. Lavorando insieme, possiamo completare la preparazione dei pasti in modo più rapido ed efficiente. Non potrei essere più d'accordo, John. La condivisione del carico di lavoro renderà il processo più fluido e piacevole. Assolutamente. L'efficienza in cucina non solo ci farà risparmiare tempo, ma renderà la nostra esperienza culinaria complessivamente più piacevole. Sono lieto che ci stiamo impegnando a trovare quell'equilibrio tra efficienza e divertimento. È importante prenderci cura di noi stessi e goderci il processo. Sicuramente, Anna. Possiamo essere efficienti senza sacrificare il piacere di cucinare. Implementiamo queste modifiche e rendiamo più produttivo il nostro tempo in cucina. Lezione 20. Trovare gli abiti perfetti. Anna, ho notato che stai sempre benissimo con abiti diversi. Hai qualche negozio specifico in cui andare per i tuoi vestiti? Grazie John. Ho molti negozi in cui mi piace fare acquisti. Dipende da cosa cerco e dallo stile che desidero. Questo è interessante. Sono sempre stupito di come metti insieme abiti così eleganti. Hai qualche consiglio per trovare gli abiti perfetti? Bene, per prima cosa, è importante conoscere il tuo tipo di corpo e quali stili ti lusingano. In questo modo, puoi concentrarti sulla ricerca di abiti che accentuino le tue caratteristiche migliori. Capisco. Quindi, si tratta di capire il proprio corpo e scegliere abiti che esaltino la propria bellezza naturale. Esattamente, John. È anche bello avere una varietà di vestiti nel guardaroba, in modo da poter mescolare e abbinare diversi pezzi per creare abiti unici. Questo ha senso. Avere un guardaroba versatile ti permette di creare look diversi senza acquistare ogni volta un outfit completamente nuovo. Precisamente. Ed è sempre una buona idea provare i vestiti prima di acquistarli. In questo modo, puoi assicurarti che si adattino bene e ti facciano sentire sicuro. Lo terrò a mente, Anna. Provare i vestiti è un passo importante per assicurarsi che ti stiano bene e ti stiano bene. Infine, non abbiate paura di sperimentare stili diversi. La moda consiste nell'esprimere se stessi, quindi divertiti e sii avventuroso con le tue scelte di abbigliamento. Mi piace questo consiglio, Anna. Provare nuovi stili può essere entusiasmante e aiutarti a scoprire quello più adatto a te. Lezione 21. Condividere la gioia di donare. Anna, stavo frugando nel mio armadio e ho capito di avere molti vestiti che non indosso più. Forse dovresti donarli. Ottima idea, John. Donare vestiti è un modo meraviglioso per restituire qualcosa alla comunità e aiutare i bisognosi. Lo farò domani. Raccoglierò tutti i vestiti che non indosso più e troverò un ente di beneficenza o un'organizzazione locale che accetti donazioni di vestiti. È molto gentile da parte tua, John. La tua donazione farà la differenza nella vita di qualcuno, e porterà gioia a chi riceverà i vestiti.
È importante condividere ciò che abbiamo con gli altri, soprattutto quando non abbiamo più bisogno o non utilizziamo determinati oggetti. Restituire è un atto significativo. Assolutamente, John. Dovremmo sempre stare attenti a coloro che sono meno fortunati e trovare il modo di sostenerli. Sono completamente d'accordo, Anna. È un piccolo gesto, ma può avere un grande impatto sulla vita di qualcuno. E non possiamo donare solo vestiti. Ci sono molti altri oggetti, come libri, giocattoli e articoli per la casa, che possono essere dati anche a chi ne ha bisogno. Hai ragione, Anna. Le donazioni non devono limitarsi ai vestiti. Si tratta di trovare modi per sostenere gli altri e fare una differenza positiva nella loro vita. Esattamente. E le donazioni non devono essere limitate agli oggetti fisici. Possiamo anche dedicare il nostro tempo e le nostre competenze facendo volontariato, o aiutando gli altri in diversi modi. Questo è vero. Ci sono tanti modi per contribuire e diffondere gioia. Si tratta di trovare ciò che risuona in noi e di fare uno sforzo genuino per aiutare gli altri. E la gioia di donare non è sentita solo dai destinatari, ma anche dai donatori stessi. È un bellissimo ciclo di gentilezza e compassione. Non potrei essere più d'accordo, Anna. L'atto di dare è incredibilmente appagante e ci ricorda l'importanza della generosità e dell'empatia. Facciamo del donare una parte normale della nostra vita, John. Che si tratti di donazioni, volontariato o altri atti di gentilezza, continuiamo a condividere la gioia e ad avere un impatto positivo nel mondo. Sono con te, Anna. Abbracciamo lo spirito del dare e facciamo la differenza, un atto di gentilezza alla volta. Lezione 22. Fate sobbollire e cuocere. Dobbiamo solo farlo sobbollire adesso. Mentre cuoce a fuoco lento, cuociamo il riso al gelsomino. Sembra un piano. La cottura a fuoco lento permette ai sapori di fondersi bene. Per quanto tempo dovremmo lasciarlo cuocere a fuoco lento? Dovrebbero bastare circa 30 minuti. Darà a tutti gli ingredienti il tempo sufficiente per amalgamarsi e sviluppare i loro sapori. Fantastico! Mentre cuoce a fuoco lento, prepariamo il riso al gelsomino. Hai un metodo preferito per cucinarlo? Di solito uso il metodo di assorbimento. Per prima cosa, dobbiamo sciacquare il riso per rimuovere l'amido in eccesso. Quindi, lo uniremo all'acqua in una casseruola e lo porteremo a ebollizione. Una volta che bolle, abbassiamo la fiamma, copriamo la padella e lasciamo cuocere a fuoco lento per circa 15 minuti fino a quando l'acqua non sarà assorbita. Sembra abbastanza semplice. Inizierò a sciacquare il riso mentre tu controlli la pirofila. Certo, suona bene. Lo mescolerò delicatamente per assicurarmi che niente si attacchi al fondo. Mentre sciacquo il riso, potresti dirmi perché la cottura a fuoco lento è una tecnica di cottura importante? La cottura a fuoco lento è importante perché consente agli ingredienti di cuocere lentamente e in modo uniforme. Aiuta anche a intenerire i tagli di carne più duri e a infondere nel piatto i sapori delle spezie e dei condimenti. Questo ha senso. Quindi, facendo sobbollire, ci assicuriamo che tutti gli ingredienti siano cotti a fondo, e che i sapori siano ben distribuiti. Esattamente. È un ottimo modo per sviluppare sapori ricchi e complessi in un piatto. Penso che il riso sia pronto per essere cotto. Devo aggiungerlo alla casseruola? Sì, vai avanti.
Aggiungi il riso sciacquato nella casseruola con la giusta quantità di acqua e segui i passaggi che ho menzionato prima. Va bene, lo farò. Il riso completerà perfettamente il piatto cotto a fuoco lento. Anzi, cuocere a fuoco lento e cuocere insieme il riso al gelsomino creerà un pasto delizioso e soddisfacente. Non vedo l'ora di assaggiarlo. L'aroma della pirofila mi sta già facendo venire l'acquolina in bocca. La pazienza è fondamentale. I sapori si intensificheranno man mano che cuoce a fuoco lento e il riso sarà un accompagnamento perfetto. Sono contento che abbiamo deciso di cuocere a fuoco lento e cucinare oggi. È un ottimo modo per imparare nuove tecniche e gustare un pasto fatto in casa. Assolutamente. Cucinare insieme non è solo divertente ma anche un modo meraviglioso per espandere le nostre abilità culinarie. Lezione 23. Analisi delle fonti di notizie. Analizzare criticamente varie fonti di notizie? Penso che sia un'abilità importante da avere nel mondo di oggi. Concordato. Con così tante informazioni disponibili, è fondamentale essere in grado di distinguere le fonti affidabili da quelle inaffidabili. Assolutamente. Quindi, pensi che queste abilità possano essere apprese? Sicuramente. Sviluppando una mentalità critica e utilizzando alcune strategie, possiamo migliorare la valutazione delle fonti di notizie. Questo è vero. Un approccio consiste nel verificare le informazioni con più fonti per garantirne l'accuratezza. Sì, il controllo incrociato può aiutare a identificare eventuali incongruenze o pregiudizi presenti nelle notizie. Inoltre, verificare la credibilità della fonte e le qualifiche dell'autore può fornire informazioni preziose. Assolutamente. La verifica della reputazione della fonte e dell'esperienza dell'autore può aiutare a determinare l'affidabilità delle informazioni. È anche importante essere consapevoli di eventuali pregiudizi nelle fonti di notizie che seguiamo. Sì, i pregiudizi possono influenzare il modo in cui le informazioni vengono presentate, e possono influire sulla nostra comprensione delle notizie. Essendo consapevoli dei nostri pregiudizi e cercando prospettive diverse, possiamo ottenere una visione più equilibrata. Questo è un ottimo punto. È essenziale esporsi a opinioni diverse e considerare più punti di vista. Anzi, l'analisi critica richiede una mente aperta e la volontà di mettere in discussione le informazioni presentate. Non potrei essere più d'accordo. È fondamentale affrontare il consumo di notizie con una sana dose di scetticismo. Assolutamente. Analizzando criticamente le fonti di notizie, possiamo prendere decisioni più informate e avere una migliore comprensione del mondo che ci circonda. Concordato. È un'abilità preziosa che ci consente di navigare nella grande quantità di informazioni disponibili oggi. Quindi, continuiamo ad affinare le nostre capacità di analisi critica e a cercare fonti affidabili e degne di fiducia. Lezione 24. Dare priorità alla sicurezza. Non è un problema. La sicurezza viene prima di tutto. Posso fare qualcos'altro per garantire il benessere di tutti? Grazie per aver dato priorità alla sicurezza. Apprezzo la tua preoccupazione. Dovremmo anche assicurarci che tutti siano a conoscenza dei protocolli di sicurezza. Assolutamente. Una comunicazione chiara sulle misure di sicurezza è essenziale. Dovremmo fornire istruzioni e promemoria dettagliati a tutte le persone coinvolte.
Sì, in questo modo, tutti saranno consapevoli delle precauzioni che devono prendere per stare al sicuro. Dovremmo anche incoraggiare un dialogo aperto e assicurarci che le persone si sentano a proprio agio nell'esprimere eventuali preoccupazioni o domande. Questa è un'ottima idea. La creazione di un ambiente sicuro e aperto favorisce la fiducia e consente una comunicazione efficace. Inoltre, controlli e ispezioni di sicurezza regolari possono aiutare a identificare eventuali pericoli potenziali e ad affrontarli prontamente. Sicuramente. È importante essere proattivi nell'identificare e mitigare i rischi per garantire un ambiente sicuro per tutti. E se qualcuno nota problemi o pericoli per la sicurezza, dovrebbe segnalarli immediatamente in modo che possano essere risolti rapidamente. Assolutamente. Una segnalazione e un'azione tempestive possono prevenire gli incidenti e garantire un ambiente di lavoro o di vita sicuro. Dovremmo inoltre fornire formazione e risorse adeguate a tutti in modo che possano comprendere e seguire i protocolli di sicurezza. Sì, un'istruzione e una formazione adeguate sono fondamentali per garantire che tutti siano dotati delle conoscenze e delle competenze per stare al sicuro. È importante ricordare che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Tutti dovrebbero partecipare attivamente al mantenimento di un ambiente sicuro. Non potrei essere più d'accordo. Quando tutti si impegnano per la sicurezza, possiamo creare uno spazio sicuro e protetto. Quindi, continuiamo a dare priorità alla sicurezza e ad adottare le precauzioni necessarie per garantire il benessere di tutte le persone coinvolte. Lezione 25. Scegliere il latte giusto. Basta il latte normal. Basterà per una settimana. Suona bene. Il latte normale è versatile e può essere utilizzato in varie ricette e bevande. Questo è vero. È un alimento base in molte famiglie e fornisce nutrienti essenziali. Il latte normale è una buona fonte di calcio, proteine e vitamine, il che lo rende una scelta nutriente. Inoltre, è facilmente disponibile nella maggior parte dei negozi di alimentari, il che lo rende comodo da acquistare. Sì, l'accessibilità è sicuramente un punto a favore. Il latte normale è un'opzione comune e ampiamente disponibile. Tuttavia, alcune persone potrebbero avere restrizioni o preferenze dietetiche che richiedono opzioni alternative al latte. Questo è vero. Per le persone intolleranti al lattosio che seguono una dieta vegana, esistono alternative al latte a base vegetale. Le alternative a base vegetale come il latte di mandorle, il latte di soia o il latte d'avena possono essere opzioni adatte a chi ha esigenze alimentari specifiche. Le alternative al latte a base vegetale offrono una varietà di sapori, e possono essere utilizzate in modi simili al latte normale. È importante considerare le preferenze personali, le esigenze alimentari e l'uso previsto nella scelta del latte giusto. Assolutamente. Scegliendo il latte più adatto alle nostre esigenze, possiamo assicurarci di godere sia del gusto che dei benefici nutrizionali. Quindi, per ora, passiamo al latte normal e assicuriamoci di averne abbastanza per tutta la settimana. Lezione 26. Esplorazione delle antiche rovine. Hai mai pensato di esplorare antiche rovine? Può essere un'esperienza affascinante ed educativa. Sono sempre stato affascinato dalle antiche civiltà e dalle loro meraviglie architettoniche. Esplorare le rovine sembra un'ottima idea.
Le antiche rovine offrono uno sguardo al passato e forniscono preziose informazioni sulla storia e la cultura di una regione. Questo è vero. Ci permettono di entrare in contatto con le persone che vivevano in quei tempi e di comprendere il loro modo di vivere. È incredibile vedere le conquiste architettoniche delle antiche civiltà e meravigliarsi della loro ingegnosità. Assolutamente. I disegni intricati, l'artigianato e il significato culturale di queste rovine sono impressionanti. L'esplorazione delle antiche rovine offre anche un'opportunità per l'autoriflessione e un apprezzamento più profondo per la nostra vita moderna. Sì, può aiutarci a comprendere il nostro posto nella grande linea temporale della storia umana e promuovere un senso di umiltà. Inoltre, visitare antiche rovine spesso implica viaggiare in posti nuovi e immergersi in culture diverse. Questo è un aspetto meraviglioso. Ci permette di ampliare i nostri orizzonti, imparare da diverse prospettive e apprezzare la bellezza del nostro mondo. È importante affrontare queste esperienze con rispetto per il sito e il suo significato storico. Assolutamente. Dovremmo seguire tutte le linee guida o restrizioni in vigore per preservare e proteggere queste preziose reliquie. Quindi, prendiamo in considerazione l'idea di pianificare un viaggio per esplorare antiche rovine e intraprendere un viaggio di scoperta e meraviglia. Sono entusiasta della prospettiva. Sarà un'esperienza arricchente che approfondirà la nostra comprensione della storia e della cultura. Anzi, cominciamo a ricercare e pianificare la nostra avventura per scoprire i segreti del passato. Lezione 27. Contenuti e immagini. Stavo pensando di migliorare il nostro materiale per imparare l'inglese. Cosa ne pensi dell'incorporazione di più contenuti visivi? Sembra un'ottima idea. Le immagini possono rendere l'esperienza di apprendimento più coinvolgente e memorabile. Possiamo usare immagini, diagrammi e persino video per migliorare le lezioni. Sicuramente. Le immagini possono aiutare gli studenti a comprendere meglio concetti complessi. Inoltre, possono rendere i contenuti più accattivanti e divertenti. Assolutamente. È importante soddisfare i diversi stili di apprendimento, e le immagini possono essere particolarmente utili per gli studenti visivi. Possono anche essere un utile aiuto per coloro che sono più inclini all'apprendimento visivo. Hai ragione, utilizzando immagini, possiamo fornire un'esperienza di apprendimento multisensoriale che attrae una gamma più ampia di studenti. Renderà le nostre lezioni più accessibili ed efficaci. Sono completamente d'accordo. Possiamo anche prendere in considerazione l'utilizzo di infografiche e grafici per presentare le informazioni in modo chiaro e conciso. In questo modo, gli studenti possono comprendere rapidamente i punti chiave e conservare meglio le informazioni. Questo è un ottimo suggerimento. Le infografiche sono un ottimo modo per riassumere e presentare le informazioni in un formato visivamente accattivante. Possono essere particolarmente utili per argomenti che coinvolgono statistiche o processi dettagliati. Esattamente. E possiamo anche includere elementi interattivi come quiz o attività drag and drop per rendere l'esperienza di apprendimento più interattiva e coinvolgente. È un'idea fantastica. L'aggiunta di elementi interattivi incoraggerà la partecipazione attiva e contribuirà a rafforzare l'apprendimento. Renderà le lezioni più piacevoli ed efficaci. Mi fa piacere che tu la pensi così. Pianifichiamo un incontro per discutere dell'implementazione di questi elementi visivi. Possiamo raccogliere idee
Elaborare un piano per migliorare i nostri materiali per l'apprendimento dell'inglese. Sembra fantastico. Non vedo l'ora. I contenuti visivi miglioreranno senza dubbio le nostre risorse per l'apprendimento dell'inglese e le renderanno più efficaci. Lezione 28. Braccialetti a bracciale. Ho notato che i braccialetti sono molto popolari in questi giorni. Hai mai pensato di indossarne uno? Sembra una buona idea. Sto cercando un nuovo accessorio da aggiungere alla mia collezione. I braccialetti Bangle possono essere una scelta elegante e versatile. Assolutamente. I braccialetti Bangle possono completare vari outfit e aggiungere un tocco di eleganza a qualsiasi look. Sono disponibili in diversi design e materiali, permettendoti di esprimere il tuo stile personale. Questo è vero. Apprezzo gli accessori che possono essere facilmente mescolati e abbinati a diversi capi di abbigliamento. È un ottimo modo per migliorare il mio aspetto generale. Sicuramente. I braccialetti Bangle possono essere indossati da soli per un look minimalista o impilati insieme per un look più audace. Puoi creare diverse combinazioni per adattarle a diverse occasioni e stati d'animo. Mi piace la versatilità dei braccialetti. Mi permette di essere creativa e di sperimentare stili diversi. Inoltre, possono anche essere ottimi regali per amici e persone care. È un'idea meravigliosa. I braccialetti Bangle non sono solo alla moda, ma sono anche utili come regali. Puoi scegliere un design che rispecchi la personalità o gli interessi del destinatario. Assolutamente. È un gesto premuroso che dimostra che ti sei impegnato a selezionare un regalo adatto al loro stile. Sono sicuro che lo apprezzeranno. Sono felice che tu sia d'accordo. I bracciali Bangle sono un accessorio trendy e intramontabile che può valorizzare qualsiasi outfit. Penso che valga la pena considerare di aggiungerne alcuni alla tua collezione. Lezione 29. Raggiungere i millennial e l'alimentazione. Quando si tratta di raggiungere i millennial, ho sentito dire che i social media e le piattaforme online sono efficaci. Quali sono i tuoi pensieri? Questo è vero. I millennial sono noti per essere esperti di tecnologia e per trascorrere una notevole quantità di tempo online. L'utilizzo dei social media e delle piattaforme online può essere un ottimo modo per interagire con questo gruppo demografico. Assolutamente. Creando contenuti informativi e visivamente accattivanti, possiamo catturare la loro attenzione e fornire informazioni preziose sull'alimentazione e su una vita sana. Giusto. Possiamo condividere ricette facili e veloci, consigli nutrizionali e articoli relativi alla salute attraverso vari canali di social media. Consente ai millennial di accedere alle informazioni comodamente e al loro piacimento. Le piattaforme di social media come Instagram, Facebook e YouTube offrono l'opportunità di raggiungere un vasto pubblico e creare discussioni interattive su alimentazione e benessere. Precisamente. Possiamo incoraggiare i millennial a partecipare attivamente ponendo domande, conducendo sondaggi o persino organizzando sessioni di domande e risposte dal vivo. È un ottimo modo per promuovere il coinvolgimento e creare un senso di comunità. Questo è un ottimo punto. Promuovendo una comunità e incoraggiando il dialogo, possiamo rendere il tema dell'alimentazione più riconoscibile e accessibile ai millennial. Assolutamente. Possiamo anche avvalerci di influencer o personalità online che hanno un seguito significativo tra i millennial. Collaborare con loro per promuovere abitudini alimentari sane può essere molto efficace.
Questa è una strategia intelligente. Lavorare con gli influencer ci consente di attingere al loro pubblico consolidato e guadagnare credibilità tra i millennial. È una situazione vantaggiosa per tutti. Non potrei essere più d'accordo. È più probabile che i millennial si fidino delle raccomandazioni degli influencer che seguono e a cui si relazionano. È un modo efficace per diffondere il nostro messaggio e promuovere stili di vita più sani. Combinando social media, piattaforme online e collaborazioni con influencer, possiamo creare una potente strategia per raggiungere i millennial e ispirarli a dare priorità alla loro alimentazione e al loro benessere.